Chi è Jonathan David, il nome nuovo per il mercato dell'Inter, un nome che accende le fantasie dei tifosi interisti? Ne parliamo all'interno di questo episodio di oggi in cui facciamo il punto con alcune notizie importanti per il calciomercato Inter e andiamo alla scoperta di uno dei talenti più interessanti del calcio europeo. Amiche ed amici interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vado subito alla notizia così possiamo poi andare a tracciare l'identikit di Jonathan David, questo calciatore molto talentuoso, molto interessante. Lo facciamo all'interno di questo nostro format che vi piace sempre tantissimo. Per cui non perdiamo tempo, andiamo subito alla notizia, come vi dicevo, su Jonathan David e l'Inter. Arriva in particolare questa notizia dalla Gazzetta dello Sport che in prima pagina ha sganciato la bomba, ovvero l'Inter, secondo il quotidiano, sta pianificando una rivoluzione in attacco in vista della prossima estate, seguendo sempre la strada chiaramente del player trading e della valorizzazione dei calciatori, ma con l'obiettivo di continuare a crescere anche in Europa, chiaramente, ovviamente in maniera sostenibile. E quindi, oltre a Caicedo, chiaramente arrivato solo per questa parte finale della stagione, potrebbero partire, questa è la notizia, sia Alexis Sanchez che Lautaro Martinez per fare spazio ad almeno due volti nuovi. Il nome che probabilmente rimane quello sempre più caldo in questo momento è quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, anche perché sappiamo bene che i rapporti tra i club sono buoni e i discorsi continuano ad andare sempre avanti. Sullo sfondo c'è sempre l'interesse anche per Paulo Dybala, che in questi giorni tra l'altro avrà un vertice probabilmente decisivo con la dirigenza della Juventus, potrebbe liberarsi a parametro zero, io penso che alla fine rimarrà alla Juventus, però vedremo. Infine, ecco la novità importante, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sta tenendo d'occhio in maniera importante appunto Jonathan David, un giocatore che l'Inter sta seguendo addirittura dai tempi in cui giocava in Belgio e oggi è tra i giocatori più corteggiati in Europa, piace veramente a tantissimi club, si è parlato prima del Milan, poi soprattutto di società come il Barcellona, il Liverpool, diversi top club inglesi e non solo. A fine stagione sappiamo che Jonathan David lascerà il Lille, lo ha già annunciato il suo agente, la valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro, sono veramente tanti soldi, soprattutto per l'Inter, ma attenzione a due dettagli non banali secondo me. Uno, come già vi abbiamo raccontato diverse volte in questi mesi, anche noi su Passione Inter, ed è una notizia confermata, l'Inter in estate vuole fare un investimento importante in attacco e questo è confermato. Seconda cosa, l'Inter, come confermato anche da Marotta, se vi ricordate, già la scorsa estate comunque aveva pensato di andare su Dusan Vlahovic della Fiorentina, quindi un affare da cifre veramente rilevanti. A maggior ragione, secondo me, potrà fare un nuovo tentativo su un attaccante attorno a delle cifre comunque considerevoli, considerando che quest'anno c'è un bilancio più solido e soprattutto poi, come dice la Gazzetta, se dovesse partire Lautaro Martinez, lo spazio per fare un colpo di questo tipo potrebbe esserci. Non ne sono sicurissimo io sinceramente ad oggi della partenza di Lautaro Martinez, però è chiaro che è uno scenario plausibile alla luce anche di alcune considerazioni che poi faremo alla fine di questo episodio. Questa quindi è la notizia della Gazzetta dello Sport, non ci sono al momento trattative in corso, è una fase esplorativa, soprattutto è una fase molto intensa, però devo dire, perché tutti i club in questo momento e soprattutto l'Inter che deve giocare un po' d'anticipo se vuole andare soprattutto su questi profili, si sta entrando veramente nel vivo della programmazione del prossimo mercato, lo confermano le varie notizie che stanno arrivando sui rinnovi, tra l'altro l'Inter si avvicina anche a quello di Ivan Perisic e ci sono tanti altri movimenti in corso. In questo episodio però ci concentriamo su Jonathan David, adesso vediamo che giocatore è, di tutte le altre notizie parliamo all'interno dei nostri spazi in diretta ogni giorno alle 19:30, quindi ricordatevi anche di iscrivervi al canale così non vi perdete le nostre dirette delle 19:30. Andiamo a vedere la scheda transfer market di Jonathan David, questo attaccante come detto classe 2000, nato a Brooklyn, New York, quindi negli Stati Uniti, ma poi è cresciuto in Canada, infatti gioca nella nazionale canadese, 1,80 m, secondo la scheda Transfer Market, posizione punta centrale, ha un contratto ancora molto lungo, in vigore, in scadenza nel 2025 e in questo momento Transfer Market, come dicevamo, gli assegna una valutazione da 50 milioni di euro che comunque si avvicina probabilmente alla stessa valutazione che fa il Lille del calciatore di Jonathan David. Dal punto di vista
degli infortuni, un giocatore che fin qui è sempre stato solido, non ha avuto particolari problemi fisici, un problema alla caviglia all'inizio del 2021, ma nient'altro. A livello di carriera, come dicevamo, lui nasce appunto calcisticamente in Canada, prima di passare poi in Belgio, lui che aveva sostenuto diversi provini con altre squadre, soprattutto con il Salisburgo, anche con lo Stoccarda e diversi top club, diciamo, del campionato belga. Alla fine lo ha scelto, lo ha selezionato, lo ha valorizzato il Ghent, dove si è messo in mostra fin da subito con 8 gol alla prima stagione, diciamo, completa tra i professionisti, quindi la stagione 19-20 con 18 reti, che hanno convinto il Lille ad acquistarlo per sostituire di fatto Victor Osimhen, che era passato al Napoli, e lo ha sostituito più che degnamente. Ci ha messo un po' a sbloccarsi, visto che il primo gol è arrivato a novembre, dopodiché però non si è fermato più, perché in 37 presenze, 13 gol e 3 assist con la maglia del Lille. Tra l'altro un gol anche decisivo contro il PSG, che ha portato alla vittoria e che ha quindi dato una spinta importante al Lille per andare poi a vincere la Ligue 1 dell'anno scorso. Quest'anno invece in 31 presenze complessive tra tutte le competizioni è già a quota 16 gol. Questo è il rendimento e la carriera appunto di Jonathan David, un attaccante che si sta convertendo sempre più veramente a bomber, con numeri molto molto importanti. Quest'anno tra l'altro numeri che secondo me assumono un peso ancora superiore, se consideriamo che il Lille, dopo la vittoria del campionato dell'anno scorso, ha perso diversi interpreti molto importanti, tra cui l'allenatore Galtier, e naviga di fatto a metà classifica, al 10° posto in Ligue 1. Che giocatore è Jonathan David dal punto di vista delle caratteristiche? C'è un'intervista vecchia che ho recuperato in cui il direttore sportivo del Ghent ai tempi lo aveva definito un numero 10 che corre 12 km a partita. Sono più o meno i chilometri che corre Brozovic, per farvi capire un po' il paragone. Quindi un attaccante sicuramente molto molto moderno, fa parte di una nuova generazione estremamente interessante di calciatori che stanno crescendo in questo momento, attaccante di grandissimo movimento. Nel Lille sta giocando da seconda punta, quando con lui c'è una prima punta di spessore come Burak Yilmaz, altrimenti giocando con Gomez o Ben Arfa, che sono più, diciamo, trequartisti, seconde punte anche loro, è più presente anche in area di rigore e diventa più finalizzatore quando appunto viene affiancato da calciatori di questo tipo. Nel Lille gioca spesso in un 4-4-2 o comunque moduli simili, un giocatore che poi ama svariare molto su tutto il fronte offensivo, come andremo a vedere tra pochissimo. Balza all'occhio quindi per questo calciatore a livello di caratteristiche, sicuramente oltre ai tanti chilometri che percorre, che sono sicuramente un dato molto molto importante, però soprattutto la grandissima rapidità. È un giocatore molto molto veloce e che ha anche una buonissima tecnica individuale. La cosa però ancora più interessante secondo me, vedendo Jonathan David, balza subito all'occhio anche la sua continua ricerca della profondità. Un giocatore che ama andarsi a prendere gli spazi, ha una buona intelligenza tattica, quindi va in profondità, spinge molto, crea gli spazi per se stesso e anche per i compagni, ed è un giocatore molto molto utile e prezioso nel contropiede. Ha statistiche molto interessanti dal punto di vista anche della precisione al tiro, è tra i migliori in assoluto in questo momento nel campionato francese per precisione al tiro, e soprattutto è preciso con entrambi i piedi, perché di fatto calcia indifferentemente col sinistro e con il destro, e questo chiaramente lo rende ancora più imprevedibile. Ho letto vari report di vari scout in giro per l'Europa, alcuni ho visto lo hanno paragonato a Heung-min Son del Tottenham, altri lo hanno paragonato a Marcus Rashford del Manchester United. Io personalmente, guardando un po' il suo stile di gioco, anche le movenze, a me piace molto guardare anche le movenze dei calciatori, mi ha ricordato qualcosina di Anthony Martial, che era partito proprio dalla Ligue 1, poi passato al Manchester United, adesso si trova al Siviglia. Devo dire però che David, rispetto a Martial, per esempio, non nasce da esterno. Martial nasceva da più esterno e poi si poteva convertire sempre più centrale. Jonathan David invece parte più da centrocampista offensivo, trequartista, seconda punta, quindi è già molto più focalizzato nella zona centrale del campo. Quindi per me, per David, un'evoluzione da prima punta forse è più naturale
che per Martial. Quali sono invece i suoi punti deboli o comunque dove può crescere questo calciatore, che comunque si sta già facendo le ossa in maniera importante nel calcio europeo, ma è ancora relativamente giovane, deve ancora arrivare alla sua forma definitiva, deve ancora raggiungere il suo livello top sicuramente. Innanzitutto per fare il salto nei top club, secondo me, quindi eventualmente anche nell'Inter, deve crescere nel tempismo, soprattutto nelle decisioni e nella precisione nell'ultimo terzo di campo, dove gli spazi si fanno più stretti, dove bisogna essere veramente calibrati al millimetro, quindi anche migliorare nell'ultimo passaggio, nel servire i compagni nella zona calda. Quest'anno, tra l'altro, come detto, è a 0 assist forniti. Poi è un giocatore bravissimo col pallone tra i piedi, ma il colpo di testa al momento non è il suo forte, quindi anche lì potrebbe migliorare, oltre chiaramente ad un'evoluzione tattica che dovrebbe imparare e conoscere cambiando campionato. Vi mostro velocemente una grafica che ho realizzato con le heatmap di Jonathan David per farvi vedere quali sono le sue zone d'azione. Dicevamo nella stagione 2020-2021 un giocatore che svariava tantissimo su tutto il fronte offensivo. Quest'anno le statistiche più o meno, la zona di utilizzo sono simili. Una cosa molto interessante è vedere come si prediliga comunque spostarsi soprattutto sulla zona di destra leggermente, quindi grande dinamismo, ma predilige soprattutto andare ad occupare questa zona di destra del fronte offensivo, e anche questo chiaramente dipende molto dai dettami e dalle richieste del mister, del tecnico del Lille. Ho preparato anche un confronto tra le statistiche tra attaccanti di proprietà dell'Inter o in orbita Inter, quindi ho messo a confronto tramite la piattaforma WhoScored Lautaro Martinez, Jonathan David, Gianluca Scamacca del Sassuolo, come detto potenziale obiettivo dell'Inter molto caldo, e Andrea Pinamonti, altro giocatore di proprietà dell'Inter che sta facendo molto bene ad Empoli. I numeri in campionato per tutti sono molto simili, perché Lautaro è a quota 11 gol, David in campionato è a 12, Scamacca a 9, così come Pinamonti. Lautaro ha fornito 2 assist, è il migliore da questo punto di vista. L'attaccante appunto del Lille, Jonathan David, è il calciatore che ha la miglior statistica per precisione di passaggi, mentre il giocatore che calcia di più verso lo specchio della porta è Andrea Pinamonti con 2.9 tiri a partita, un po' di più di Lautaro Martinez e sicuramente di più rispetto a Jonathan David, che però, come diciamo, ha una grandissima precisione, quindi tirando di meno ha comunque segnato di più. Per farvi capire, dal punto di vista della contribuzione difensiva, lo stesso è un giocatore che dà anche una buona mano al centrocampo nel Lille. Sulle statistiche offensive, dicevamo, chiaramente il campionato francese è anche un altro livello rispetto a quello italiano, si difende molto bene comunque anche con passaggi chiave, soprattutto del giocatore che effettua il maggior numero di dribbling a partita rispetto ai 4 calciatori che abbiamo preso in esame, e anche dal punto di vista dei passaggi ha una buona precisione. Sicuramente però da questo punto di vista può migliorare. Questo per farvi vedere anche un rapidissimo confronto tra le statistiche. Andiamo alla conclusione. Cosa ne penso di Jonathan David? E facciamo anche un paio di ragionamenti, come dicevo all'inizio. Allora, innanzitutto il Lille ha sostituito un giocatore per cui stravedo, ovvero Victor Osimhen, con un altro attaccante che ha tutto per diventare veramente un altro top del calcio di oggi. Quindi il Lille sicuramente è in questo momento una grande fucina di talenti e bisogna prestare attenzione a questa squadra. All'Inter un giocatore con queste caratteristiche oggi non c'è, manca sicuramente, quindi non posso che eventualmente vedere di buon occhio un possibile investimento su un profilo di questo tipo. Tra l'altro io credo che l'Inter debba sempre più andare su giocatori di questo tipo, cioè che ancora non sono definitivamente esplosi, e anche se ti costano tanto però sei quasi sicuro che potranno ulteriormente valorizzarsi, oltre a darti un impatto nell'immediato. È un giocatore che tra l'altro si potrebbe anche sposare secondo me con Lautaro Martinez se non dovesse sostituirlo, e questo secondo me è il vero tema molto molto interessante, visto anche il momento che stiamo vivendo, cioè capire anche che cosa ha in mente Simone Inzaghi per Lautaro Martinez. È evidente oggi che per Inzaghi è Dzeko il calciatore di cui non può fare a meno, mentre Lautaro non si sta integrando bene nella coppia con il bosniaco. Sarei curioso di capire se non si stanno integrando perché effettivamente Lautaro non è in grado di diventare il centravanti da tanti gol, come io invece penso che possa diventare, senza il bisogno di avere un altro attaccante lì vicino, oppure
se non può diventarlo, e allora Inzaghi decide di puntare su un giocatore più in grado di andare in profondità, di andare a prendersi lo spazio e di attaccare alle spalle della difesa. A quel punto, se riesci a vendere Lautaro Martinez ad una buona cifra e ricostruisci in vari reparti e riesci ad assicurarti anche Jonathan David, ecco, sicuramente sarebbe un grandissimo colpo. Fermo restando, come dicevamo, che c'è una grandissima concorrenza oggi su questo calciatore e quindi è tutta una situazione da tenere d'occhio. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se conoscete Jonathan David oppure no. Se mi avete seguito fino a questo punto del nostro episodio, fatemelo sapere nei commenti con l'emoji della bandiera canadese, visto facciamo sempre questo all'interno di questo format. Vi ricordo poi l'appuntamento in diretta alle 19:30 e come sempre, ragazzi, io ci tengo veramente a ringraziare i tanti nuovi sostenitori che stanno arrivando in queste ore sul nostro canale, vi state abbonando in tantissimi, ci state aiutando a portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti. Se anche voi volete sostenere il nostro progetto e permetterci di continuare a crescere insieme a voi, trovate qui il tastino abbonati per entrare a far parte della community dei sostenitori di Passione Inter. Ci rivediamo in diretta come ogni giorno alle 19:30 e commentiamo anche tutte le altre notizie.